In questo episodio 36 gradi a Washington. Sono partita non molto carica. Buongiorno da Philadelphia. Il mio risveglio a Washington è stato proprio così, nel bel mezzo del suo quartiere di Georgetown, il quartiere storico per eccellenza della città, uno dei più apprezzati per la sua dimensione umana e per le casette eleganti colorate, insomma una parte immancabile se passerete per Washington. Approfitto della vasca dell'hotel per rimettere a nuovo la mia fedelissima compagna di avventure, perché di strade insieme ne abbiamo ancora da fare. Ultimi giorni con Oscar e partiamo all'esplorazione di questa città. Oscar, show us your lunch today. I had some goat yogurt. Plain? Yeah, the size. Okay, cool. And then? And let's count the bananas. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5 bananas. Awesome, man. That's awesome. Yeah. Mancava solo quest'ultimo pezzo prima di arrivare a Washington, che appunto il giorno dell'arrivo è stato completamente skippato perché siamo arrivati di notte, però è qua che parte il TNO, dovevamo per forza arrivare qua, quindi questo ultimo miglio l'abbiamo fatto oggi. E anche questo bellissimo spettacolo. Where are you, Julia? I think I'm in front of the Lincoln Memorial. My destination, but not Julia's. She's continuing. And words can't describe it, really. It's just a beautiful night. We made it. We And decided to have this kind of night bike ride because, you know, during the day it's very hot. It's much better at nighttime. The only thing is the mosquitoes are out. You guys can't see it, but there's a lot of mosquitoes, but it's okay. Sembra che Lincoln Memorial si sia ispirato al Pantheon di Roma e qua sopra sono scritti tutti i nomi degli stati e a parte, diciamo, la statua di Abraham Lincoln all'interno, è qua che è stato pronunciato anche il famoso discorso di Martin Luther King, I have a dream. Questo che si specchia così scenograficamente è proprio il Washington Monument, che spicca al centro di tutti i più importanti monumenti. È conosciuto anche come l'obelisco e di notte, come potete vedere, è semplicemente fantastico. Mi ricorda un sacco Roma. Se io adesso sveglio Joe a queste ore, credo che probabilmente non sia il caso, quindi ci proviamo un'altra volta ad incontrarlo. 36 gradi a Washington, sono 4 giorni che sono qua e la temperatura non si è abbassata di un attimo. La cosa che più mi ha stupita di questa città è la varietà di musei disponibili a pochi metri di distanza l'uno dall'altro e sono tutti interamente gratis, cosa non scontata in questo paese. Per me il top del top nella lista delle cose da visitare è sicuramente il giardino botanico. Va bene, anche il mio tempo qui è finito e comincio ufficialmente il ritorno alla Grande Mela. Destinazione di oggi è Baltimore. Baltimore, che è dove è stata creata la bandiera degli Stati Uniti e dove è stato cantato anche l'inno per la prima volta. Infatti Baltimore è proprio su questa baia che è la Chesapeake Bay e tappa di domani è Havre de Grace.
A parte un pezzo della zona downtown, Baltimore non è che mi abbia impressionata più di tanto. Così un po' sconsolata me ne torno a casa a vedermi i tetti della città. Vabbè raga, qua va così, mica siamo sui tetti di Roma e mi dovrò pure accontentare. Eccolo, altro flat tire. Bene, mettiamoci all'opera. Sono appena partita da Baltimore, ma probabilmente oggi non è giornata. Baltimore sì, ha questa fama di essere abbastanza pericolosa e ho forato in un posto abbastanza brutto. Ci ho messo un sacco di tempo, la gente, nessuno si fermava ad aiutarmi, nessuno, ed è molto strano, è la prima volta che mi succede qua. La verità è che ci stavo mettendo troppo, sì, ma il problema è che ero in un brutto quartiere e difatti ho creduto più volte di trovarmi una pistola puntata contro da un momento all'altro. Nessuno mi aiutava, ma per fortuna è arrivato questo signore, Larry, che mi ha confermato quello che ho percepito. Ossia, mi ha detto che l'anno scorso è stato vittima di una baby gang proprio in questo punto. Tutte le ansie e le paure sono poi scomparse qui, perché alla fine lo sappiamo bene tutti che tutto si riequilibra. Avevo bisogno di questo, avevo bisogno della campagna, avevo bisogno del silenzio, avevo bisogno degli uccellini, di non sentire assolutamente niente. Che è questo? Che dice: Julia, welcome, help yourself to a swing in the backyard. The gate is on the right side of the house. Allora, diciamo che prima ho letto il biglietto e poi mi sono buttata in piscina. Chiaramente qui non posso invadere le proprietà private come cacchio mi pare. La piscina era dell'host che mi ha ospitata la sera stessa e me la sono goduta tutta. Yeah, no, don't go that way. No? Yeah, because it's going over the train track. Buongiorno da Philadelphia, amorevolmente chiamata dagli americani Philly. Philadelphia è un mix tra il vecchio e il nuovo. Questa è la città in cui gli Stati Uniti sono diventati quello che sono oggi. Significa appunto amore fraterno e il suo fondatore, che è William Penn, ha proprio nominato questa città così perché fosse un po' di buon auspicio e per fare in modo che le persone seguissero un po' questa filosofia. Ma magari fosse così semplice chiamare una città pace e fare in modo che tutte le persone osservino questa importantissima parola, giusto un esempio, ma un po' utopico. Badate bene perché questo è il luogo in cui è stata firmata la dichiarazione di indipendenza e dove ha suonato per la prima volta la Liberty Bell, la campana che testimonia a tutti il valore della libertà. Amanti del cinema forse lo sapete già, ma qui si trova la celebre scalinata e la statua del film Rocky. È toccato anche a me salire di corsa, o quasi, sugli scalini del famoso film. Ripercorrere i passi di Rocky è anche un modo per visitare una parte rilevante della città. I miei posti preferiti a Philadelphia sono la Elfreth Alley, che è una delle strade americane più antiche ed è punteggiata da case d'epoche abitate ininterrottamente dal 1722. Ho capito che quando ci si diverte il tempo passa sempre così velocemente. E così anche questa volta lascio una città per esplorarne un'altra. La prossima però sarà una città che conosco molto molto bene. Sto aspettando di imbarcarmi nel traghetto E così, senza rendermene conto, ritorno dove tutto questo è cominciato, ossia a New York City.
Questi ultimi giorni nella Grande Mela mi hanno regalato un bel po' di pioggia, ma non ci sono parole per esprimere la bellezza di questa città. Allora, ecco, bici pronta. Non riesco a togliere questo pedale, questo qua. Ieri probabilmente cadendo, insomma, ha preso una botta, non lo so, e nemmeno la sella, quindi non lo so. Qua c'è tutto il disastro pre-partenza, quindi il meccanico ha fatto, qua c'è il pedale, mi è costato $10, ma almeno sono pronta per partire e mettere dentro il box. Atterrata a Londra, una faccia che non ho dormito niente, erano 7 ore di volo, ma è stato un po' duro, i bambini che piangevano. E dai, quest'aria, mi sembra che il tempo sia passato in fretta, non riesco a capire di essere già a casa, cioè quasi, insomma, però di essere molto più vicina a casa, no? E di essermi lasciata all'oceano alle spalle e gli Stati Uniti. Quindi ancora mi sembra, l'idea è quella che sto prendendo una sorta di macchina del tempo che mi sta sballottando di qua e di là, dove con l'aereo il tempo veloce e si velocizza, con la bici scorre lento, ma allo stesso tempo, se tu rivedi tutte le cose che hai visto, le persone che hai conosciuto, scorre molto più veloce di quello che si pensa. Torno così nel vecchio continente e ho altre 1000 avventure da mostrarvi nel prossimo episodio.